Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi rendiamo un po' più pepata l'M3. Come promesso ve l'ho detto, dopo aver fatto installare il Bang sull'Abarth e aver accompagnato il mio amico Davide a rimappare la sua 4C, oggi sono tornato dai amici di Acme perché è giunto il momento di dare un po' più di brio, un po' più di potenza all'M3. Onestamente questo motore non ha bisogno di più potenza, però avendo installato uno scarico completamente dritto, senza catalizzatori, sui bassi un po' di perdita di coppia di potenza l'ho avvertita, quindi l'idea è quella di ridare un po' più di potenza ai bassi, ma ovviamente dato che ci siamo, di rendere un po' più performante questo motore. Ho già sentito qualche proprietario di M392 che l'ha rimappata e addirittura loro gli hanno alzato il limitatore, che non è proprio basso su questo motore, 8250 giri, e un po' più di cavalli, un po' più di coppia che a dire il vero non guastano mai. Qui con tutti gli strumenti di Acme stanno leggendo la centralina, il banco è stato già associato alla macchina e adesso ci prepariamo per fare qualche rullata per vedere di sere quanti cavalli sviluppa. Io ad essere onesto mi aspetto una rullata inferiore ai cavalli dichiarati perché avendo uno scarico completamente dritto qualcosina, come ho detto, ha perso, però c'è da dire che quando ho installato l'Armitix ho scoperto che i collettori non sono proprio originali, quindi sono sicuro che anche se ha lo scarico dritto con questi collettori sicuramente dopo la mappa ci sarà un buon incremento di potenza. Se vi ricordate nel video della 4C, che se non avete visto cliccate qui sopra, stavo qui dentro il banco prova senza problemi perché è una macchina che fa rumore ma non è esagerata, invece per l'Armitrix a valvola aperta mi sono preparato. Spero solo che non mi sfondi il microfono della GoPro. Le chiuse. Per fortuna che ho queste, non sento nulla. Allora ragazzi, ecco il risultato dopo 3 lanci a motore caldo, chiaramente. Questi sono i risultati. Dunque, come risultato migliore abbiamo registrato 389 Nm di coppia e quasi 418 cavalli. Questa qui è la curva della potenza della coppia e devo dire che sono molto sorpreso. Onestamente mi sarei aspettato un calo maggiore. Chiaramente le rullate sono state fatte con benzina a 180 anni, con benzina a 95 a 98 la potenza di rullata è sicuramente inferiore. Ragazzi, come potete notare sono tornato temporaneamente con il set di cerchi da 20 pollici della Brighton. La macchina non è neanche proprio pulitissima, ho fatto il detail recentemente, adesso è tutta sporca. Il motivo per cui ho montato queste gomme è perché ovviamente l'inverno si sta avvicinando, in queste settimane danno tanta pioggia e mi sono reso conto che le semi-slick non sono proprio le gomme ideali per quelle condizioni climatiche, quindi per un po' guiderò con questi cerchi e vedendo già i vostri feedback su Instagram devo dire che questa configurazione blu notte col cerchio nero vi piace tanto. Allora, mentre la mia M3 è proprio lì dentro, si è unito un mio amico che è venuto qui oggi da Acme per vedere un po' come erano i ragazzi, perché anche lui è interessato a fare dei lavori alla sua macchina che come potete vedere non è molto stock. Prima di tutto, che cosa ne pensate del colore? Non è vernice ma è un wrap, qualche particolare in carbonio, però li ha verniciati. Molto bello questo estrattore. Lo scarico è una cosa particolare perché lo scarico cassotto, che è uno scarico dritto senza catalizzatori, era lo scarico che montava la mia macchina quando l'ho comprata. Vediamo anche gli interni. Vetri più illegali di così non si può. Non si vede niente fuori. Cambio anche questa qui manuale. Entriamo dentro a dare un'occhiata. Anche qui tutti i particolari, qui originale sarebbe alluminio satinato, l'ha verniciato di nero, anche qui i particolari sul volante verniciati di nero con un po' di alcantara che non fa mai male, molto bella devo dire.
Ah, e questo qui è il sistema di infotainment, che questo qui purtroppo non è originale. Proviamo ad accenderla un attimo per vedere come suona. Eh sì, proprio come quando l'ho acquistato, il sound era questo. Adesso con l'Armitrix è un po' più cattivo. Ah, questa qui non ha il tetto in carbonio perché ha l'optional del tetto apribile. Se si opta per questo, chiaramente non si può avere il tetto in carbonio. Però rientriamo da Acme e vediamo come procedono i lavori sulla mia macchina. Ok ragazzi, ci siamo, la nuova mappa è stata caricata. Adesso fanno qualche prova sul banco per vedere che numeri riescono a tirare fuori. Questo S65, che motore! Allora ragazzi, ecco il momento della verità. Questo è il grafico che fa vedere i risultati prima e dopo la mappa. Qui chiaramente la curva di coppia e qui di potenza. Possiamo notare qui un grosso calo. Questo era con la mappa di prima, un grosso calo dovuto al fatto che la macchina è scat. Si può notare un grosso calo qui sui 4500 giri, che in effetti lo avvertivo, per poi la curva salire e arrivare fino al limitatore. Mentre vedendo la nuova curva possiamo notare che qui la coppia è stata incrementata notevolmente in maniera costante fino al limitatore, così come possiamo vedere la potenza. Invece, parlando di numeri, sono stati rilevati quasi 395 Nm di coppia e quasi 423 cavalli. In termini assoluti di guadagno sapevo che non si sarebbero fatti miracoli, perché dopo tutto si tratta di un motore aspirato. Con la mappa siamo praticamente arrivati ai valori dichiarati da BMW. In tanti infatti mi hanno detto che rimappandola sarei arrivata a quei numeri, perché a detta di tutti la BMW M3 E92 di serie non rulla i cavalli dichiarati, e in queste rullate posso dire che effettivamente è vero. Però vedendo il grafico, guidandola, la differenza si avvertirà ugualmente. Infatti adesso l'accendiamo e andiamo a farci un bel giretto per raccontarvi le mie impressioni di guida con la nuova mappa. Devo dire che l'S65 è già di per sé un motore molto speciale. Come sapete, l'ultima M aspirato, un motore aspirato che tira fino a 8250 giri, e con questa mappa si è andato a migliorarlo ancora di più. Chiaramente l'incremento di potenza su un aspirato non sarà mai come quella che si può trovare su un turbo, però qui è stato fatto un lavoro di affinamento per migliorare ancora di più la resa del motore, quindi l'esperienza di guida. Dunque, apriamo le valvole. Beh, ho anche quella coppia di potenza in più che male non fa mai per intraversarla ancora più facilmente. Spettacolo. Questo motore è un crescendo di potenza. Di potenza migliorata riesco a sentire un divario minore tra i bassi e gli alti, perché mi piace soprattutto i bassi. Con
quella coppia e potenza extra, soprattutto quel vuoto colmato che mi permette di sfruttare al meglio il motore tra i 4 e i 5.000 giri. Quindi ragazzi, se in questo momento state pensando ma solo di mappa hai guadagnato pochi cavalli, non dovete focalizzarvi solo su quello, ma dovete pensare nel complesso. Qui il lavoro importante non è stato fatto nell'incremento di potenza, ma nel migliorare quello che c'era, sfruttare al meglio il potenziale del motore. Io penso che questo lavoro sia stato fatto egregiamente. Io ringrazio i ragazzi di Acme per aver reso più divertente e pepata prima l'Abarth e adesso l'M3. E nella descrizione video qua sotto trovate tutti i riferimenti dell'azienda se volete fare anche voi dei lavori sulle vostre macchine. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione.